Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per un video creazioni e un po' di chiacchiere. Sigla e vi spiego tutto. Più che chiacchiere, novità. Sigla. Allora, cosa riguardano queste novità? Come sapete, chi mi segue sa che sono andata alla Fiera Creativa, alla Mostra d'Oltremare, con fili e forme, abbiamo fatto sutascio, ma naturalmente sapete che loro hanno dei bellissimi filati da lavorare all'uncinetto e quindi io ho deciso di, essendo una a cui piace mescolare le cose, ho deciso di fare una tecnica che ho deciso di chiamare cross stitch, un misto tra crochet e stitch che riguarda di più la tessitura di perline ed ho realizzato dei bijou. Sono diversi dal solito ed è una tecnica che non ho mai visto in giro, quindi di questo sono molto contenta e spero soprattutto che vi piaccia questa idea che mi è venuta, perché trovo dei limiti a volte sia nell'uncinetto e talvolta anche nella tessitura di perline. Mi piace creare cose diverse. Vedete che c'è un tripudio di cuori, ce li ho sia come orecchino che come ciondolo, ma sono tutti leggermente diversi. Va bene, io con la luce accesa sembra che abbia i capelli fluo, ma vi assicuro che non sono fluo. Quindi questi sono i progetti in tessitura di perline, no, in tessitura di perline, in cross stitch. Va bene, questo sarà da ridere, però ho deciso di chiamare questa tecnica così. Poi, tanto, me la sono inventata di sola pianta e va bene così. È un mix tra uncinetto e tessitura di perline, perché siamo solite vedere in giro dei bijou dove c'è un elemento metallico che viene lavorato all'uncinetto e poi dopo stesso con l'uncinetto i cristalli. Io invece ho fatto un mix tra le due cose e il risultato è questo. Questo dall'effetto piatto, molto delicato, ma soprattutto molto elegante. Naturalmente giro la camera e ve li mostro da vicino perché questo è una tipologia di lavoro, questo ne è ancora un'altra, ma devo girare la camera. Naturalmente ho fatto anche delle cosine in tessitura di perline, ho fatto tanti perni con la resina, c'è il tutorial sul canale di questi perni, anche di questi, di un'altra colorazione, quindi andatevi a vedere tutti quanti i tutorial, vi metto sempre i riferimenti. Naturalmente in questo video sto utilizzando i filati Sorrento e Sorrento Strong di fili e forme, non è un tutorial, ma vedrete poi i tutorial sia del ciondolo sia degli orecchini, poi con calma ce li guardiamo tutti quanti, però mi raccomando, per restare aggiornate e non perdervi questi tutorial di cross stitch, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Sembra il solito bijou, ma vi assicuro che non lo è. Sono abbastanza particolari, io sono contenta di questo. Mi diverto sempre a sperimentare, quindi sicuramente questa tecnica è qualcosa di diverso qui sul canale e mi andava di condividerla con voi. Ora che giro la camera, vi mostro tutto vi mostro tutto i vari pezzi, ditemi voi che ne pensate. Vi abbraccio e auguro a tutte buona creatività come sempre, giro la camera, probabilmente di qualcuno di questi, poi eventualmente farò qualche kit se qualcuno vuole provare. Non ho un negozio con 10.000 kit, quindi da poter fornire, ma tanto su fili e forme trovate il filo, trovate i cristalli, trovate le basi a cuore, però dovete aspettare naturalmente il tutorial. Questi sono tutti avvertimenti perché se vi dico a fine video, alla fine del video non ci arrivate e questo lo sappiamo. Comunque, se vi va, fate hype e niente, giro la camera e vi mostro questi bijou e vi mostro anche un po' di soutache, delle girandoline e vi mostro degli orecchini al lobo. Quindi restate lì, giro la camera. Allora, andiamo a vedere subito di che cosa sto parlando. Allora, vi mostro il primo che era un piccolo ciondolo, che è questo, che ho realizzato con il filato Sorrento Strong e ho fatto questa lavorazione in tessitura di perline e ne viene fuori
un modulino veramente cicciottello che va bene sia come ciondolo che naturalmente anche come orecchino, perché vedete la dimensione non è grande e la parte divertente è proprio realizzare tutta questa decorazione fatta con i cristalli con le perline. Io poi ci ho messo una catena in acciaio, ma si può tranquillamente fare anche una catenina fatta sempre con il filo e con i cristalli. È una lavorazione abbastanza semplice questa, non è complicata e si parte sempre naturalmente dall'elemento centrale che ha forma di cuore, lavorato poi con il filato che è questo, scusatemi, eccolo qua, lavorato con questo, lo trovate sul sito di Fili e Forme. E poi ho lavorato con tutti questi cipollottini e rocaille. Diciamo che viene rispetto ai soliti lavori che si vedono con l'uncinetto, questa tecnica che ho inaugurato sul mio canale, la croche stitch, diciamo è un po' più definita e dettagliata. Quindi questa è la prima e di cui vedrete poi il tutorial. Quindi spero che questo ciondolo vi piaccia, carinissimo anche come orecchino. E poi alla fine, vedete, ci ho aggiunto questa goccia in mezzo cristallo a cucire. Poi si cuce la goccia, io ho cucito la catena questa saldata, ma naturalmente si possono mettere degli anellini o si può continuare con una lavorazione ad uncinetto. Vedete, è comunque una lavorazione morbida se io sfioro i cristalli, però otticamente è veramente, secondo me, simpatica. Ok, questa è la prima. Poi ho realizzato anche questi altri orecchini, tutti cuori perché si avvicina San Valentino. Io di solito sono sempre in super in ritardo a fare dei tutorial di San Valentino, quest'anno invece vi proporrò qualcosa forse un pochino prima, così potrete realizzarli. Allora, scusatemi, urto sempre la camera. Ho realizzato questi orecchini molto particolari, più difficili naturalmente di questo. È una lavorazione più complicata perché è una lavorazione proprio in tessitura di perline. Noi siamo abituati a vedere questo tipo di lavorazione e ve le mostro proprio vicino per farvi capire la differenza. Qui ho semplicemente lavorato con il filo Miyuki intorno a una base. Qui invece ho prima ricoperto la mia base con l'uncinetto e poi ho fatto una lavorazione con le perline, quindi ci vuole un po' di tecnica in più e poi ho fatto, vabbè, il cappietto sopra e questa parte sottostante, quindi vedrete il tutorial di questo. Vi farò anche il tutorial di questo che è molto semplice, è una tecnica base, quindi vi farò tutti quanti i tutorial, ditemi voi quale volete vedere per primo, anche se io un'ideuzza secondo me ce l'ho. Scusate un po' la voce rauca. Allora, questo, quindi vedete, ho messo anche la goccia e ho utilizzato questo perno in tinta fatto da me con una base in cui ho colato della resina. C'è il tutorial sul mio canale, è proprio l'ultimo video. Naturalmente i fili, i cristalli che ho utilizzato sono quelli che avevo preso in fiera e idem per i fili. Poi quando farò il tutorial vi dirò più dettagli. Vi mostro anche l'altra versione che è un po' tra virgolette più minimal con colori diversi. Non ci ho messo la goccia pendente, ma ho fatto la stessa lavorazione. Come vedete il lavoro è comunque un lavoro che resta piatto, pulito, insomma ben definito. A me piace molto, sono insomma soddisfatta, se non si fosse capito, di questi progetti che porterò sul canale cercando di mixare le varie tecniche che ho acquisito negli anni sperando di fare cosa gradita. Guardate che delizia! Ok, poi oltre a questi bijou con cui mi sono divertita ad uncinettare, quindi il nostro croche stitch,
Adesso già lo so che starete tutte quante lì a ridere, però l'ho chiamato così, che è un misto tra il crochet e lo stitch, che ricorda non Lillo e Stitch, ma i punti della tessitura di perline. Naturalmente ho terminato qualcuno degli orecchini girandolina in soutache. Anche di questi trovate il tutorial sul mio canale, fatti sempre in collaborazione con Fili e Forme e le loro piattine. Anzi, ne approfitto, vi do il codice sconto di Fili e Forme, che è Briga5, che vi farà usufruire di un codice sconto. Naturalmente vi metterò giù tutti quanti i link utili. Quindi eccoli qua, ne devo finire ancora qualcuno che ce l'avevo arretrati e alcuni di questi kit vi metto il link in info box di dove potete trovarli. Come vi ho detto, ho anche realizzato dei perni in resina e qui ce ne sono svariati. Eccoli qua in tutte le colorazioni, in blu, in verde. Ecco qua, mi sono divertita e è sempre divertente provare a fare cose diverse dal solito. Poi mi sono data alla tessitura di perline e ho realizzato questi orecchini. Questi orecchini che si chiamano occhio di luce, li ho realizzati in varie colorazioni, eccoli qua, occhio di luce perché all'interno c'è un cabochon in occhio di gatto. Naturalmente poi ho fatto il tutorial dei cabochon perché alcuni li ho fatti senza i cabochon in occhio di gatto, ma utilizzando quelli fatti con la resina, come in questo caso, cabochon in resina blu. Quindi se non avete cabochon occhio di gatto, potete anche farvi cabochon da soli, da sole o da soli, come in questo caso, e vi andate a fare i vostri orecchini al lobo, oppure utilizzando anche delle stoffe. Diciamo che mi sono divertita abbastanza in queste 2 settimane a sperimentare e eccoli qua. Ops, questo casca sempre. Eccoli qua, tutti i nostri begli orecchini che sono naturalmente anche molto carini, per esempio, da utilizzare anche come perni. Ora poso questi, sono carini da utilizzare anche come perni per orecchini un pochino più particolari. Quindi ritorniamo sempre al discorso di divertirsi, di provare a creare delle cose diverse e poi di metterle insieme. Quindi queste sono le cose che ho realizzato in questo periodo, non sono tantissime, ma sono non contenta di più. Vado a finire quello che stavo facendo perché stavo preparando qualcun altro di questi cuoricini. Poi naturalmente mi metterò al lavoro per preparare il tutorial. Io nel frattempo cercherò di dedicarmi alla realizzazione di questi tutorial, così da potervi fare dei ciondoli, insomma degli orecchini per voi da regalare, da far regalare, non lo so, saprete voi l'utilizzo poi che ne farete. Io vi lascio tutti i link utili in basso e grazie sempre e come sempre buona creatività a tutte. Ciao ragazze, andiamo di cross stitch. Che cos'è il cross stitch? È questa nuova tecnica appunto che ho studiato mettendo insieme più tecniche, quella della tessitura di perline e quello dell'uncinetto. Da lì il nome me lo sono inventato cross stitch. Spero che vi piaccia questo nome originale. I bijou che ne sono venuti fuori sono sicuramente carini, poi li vedrete nei prossimi tutorial. Ciao, questa luce doc.